Voglio partire con una sorta di ammissione di colpevolezza, diciamo così. Perché? Perché sono sempre stato abbastanza duro col fatto che in Serie A abbiamo 20 squadre e il più delle volte tante di queste, tante. Beh, ci sono annate in cui 3-4 proprio assolutamente depennabili, no? E quindi si gioca tanto, riduciamolo a 18, non ha senso. Quest'anno, signori miei, partendo proprio da quelle in fondo, leviamo la Fiorentina che secondo me comunque è destinata a salire, ma in questo momento è lì e quindi ci sta anche la Fiorentina là. Le ultime due, Pisa e Verona, e questo ragionamento l'avrei fatto anche se stasera avesse perso il Pisa, perché poi lo farò col Verona. Dovevo già parlarne ieri e preso dalla partita del Milan, poi dovevo andare al Tribunale delle Romane, quindi non ho rifatto il video, ma volevo già parlarne ieri perché l'ho vista. Verona-Bologna è stata anche una partita veramente apprezzabile e godibile. Dove volevo arrivare? Che queste squadre giocano. Cioè, ho visto il Pisa stasera. Il Pisa è tosto, eh. Ma è veramente tosto. Non è l'unica partita seria che fa, perché uno può dire, ma stasera è andata così, magari più motivazione rispetto a un Atalanta che pensa forse già alla Champions. No, 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 io ho visto tante partite del Pisa, tante. Ed è difficile che fanno proprio la partita da, che ne so, 6-7-0 per gli avversari. Non credo vedremo un Pisa che prenderà vagonate di gol, perché comunque, no, sono attenti, sono aggressivi. L'ho visto contro l'Inter, l'ho visto contro il Milan. Mi sembra lo stesso Juventus facendo una grande partita. Poi vado a memoria, e la mia memoria è così. E poi il Verona stesso, che è la squadra che al momento, se non sbaglio, il Verona è proprio l'ultima, con un punto sotto Pisa e Fiorentina. Sì, il Verona ha 13 punti, Pisa 14, però il Pisa ha una partita in più. Perché il la partita in più perché questa è la nuova giornata, mentre la partita del Verona-Bologna è della scorsa giornata. In realtà, fatemi vedere. Eh sì, 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 mamma mia, come al solito. E quindi, per farvi capire davvero che queste squadre comunque giocano. E ne voglio parlare assolutamente questa sera. Poi ovviamente focus anche sul Bologna di Italiano, perché qualcosina voglio dirla nella seconda parte del video. E iniziamo però ovviamente da Pisa, da Pisa-Atalanta. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'algoritmo, se siete d'accordo con me, quindi lasciate il like. Se non siete d'accordo con me, lasciatene due. No, non è possibile. Comunque, iscrivetevi invece per seguire i prossimi contenuti. E domani mi sembra Inter-Napoli. Pure la Juve già domani. Mi pare domani belle partite. Si parte dalle 15. Per cui non attivate la campanella. In descrizione trovate tutti i profili social. E vi ringrazio perché davvero ovunque stiamo martellando. Grazie. State martellando. Siete voi che fate la differenza. Da dove parto? Allora, parto da un primo tempo incredibile. Sì, specialmente nel primo tempo l'Atalanta versione Juriciana, se preferite. È stato un primo tempo veramente brutto, secondo me, della Dea che, ribadisco, non so se per una questione proprio del Pisa che in casa, perché mo siamo al giro di boa, no? E quindi queste squadre devono fare punti contro chiunque e magari mettono una tigna diversa. Qualche cambio nello starter, nell'11 iniziale da parte di Palladino c'è stato. Ha tenuto fuori Ederson, per dirne uno, no? Secondo me, sai, la Champions in questo momento per l'Atalanta è un po' una priorità, diciamo così. Più che priorità, no, proprio i giocatori secondo me ci vanno a giocare con piacere. Il campionato non è così, oddio, non è che non sia così complicato, però è in quelle zone, ha ripreso la zona con Bologna, Lazio, Como, oddio, Como forse un po' avanti, però non voglio dire che è già compromessa
perché l'Atalanta in un campionato normale, se parte bene, gioca per la Champions, e questo oggi mi pare difficilissimo, e proprio per questo forse i giocatori già partono un po' col freno a mano tirato quando si tratta di campionato, perché poi non è l'unica partita bruttina, perché anche col Genoa, nonostante la superiorità numerica, quella vinta, la stavano vincendo anche stasera, e questi sono comunque dei buoni segnali. Però poco, veramente, veramente pochino, ribadisco soprattutto nel primo tempo. Anche qua faccio un discorso che valeva, che è valso anche ieri, la differenza dei portieri, comunque Carnesecchi, anche Scoffetto è stato bravo, qualche uscita, mi ricordo una bella uscita tempestiva nel primo tempo, l'ottima parata su Scalvini, però Carnesecchi ha fatto una parata clamorosa su, mi sembra, Moreo, vado a memoria, ma una roba veramente di livello, e non solo quella, ma quella mi ha proprio rubato l'occhio, veramente portiere clamoroso. E anche sul neoacquisto dell'attaccante, la Dorus, come si chiama? Io ho i nomi, se non me li dicono 100 volte, queste appena arrivate, quindi Morussi, oh, come si chiama? Aspetta, ve lo voglio vedere perché mi piace anche una bella assonante. Visa Atalanta, no, Durosi, oh, Durosinni. Che ha fatto un bel gol proprio da attaccante, ragazzi, di testa. Stava prendendo anche quella, la stava prendendo anche quella, clamoroso. Però giusto, perché il Pisa, ribadisco, ha fatto veramente una grande gara. Il primo tiro in porta l'ho concesso nel secondo tempo, appunto la giocata di De Ketelare, che è servito un po' il De Ketelare che si è acceso a sprazzi nel secondo tempo e ha creato un po' di scompiglio. Per il resto poca roba, ha mischiato un po' le carte, ha tolto Scamacca, che in effetti abbiamo visto poco, magari poteva tenerlo ugualmente, però ancora qui ritorno sul discorso, pensi anche alla prossima di gara che è importante per l'Atalanta, e perché l'Atalanta conta di poter entrare nelle prime 8, non si scherza assolutamente, e sarà un'Atalanta diversa da quella di stasera, non ho dubbi. È entrato Raspadori, l'esordio di Raspadori è un giocatore che ovviamente appena arrivato non è che puoi giudicare, ma non può fare di certamente il primo tenore lì davanti, infatti dopo ha messo Kristovic. È un giocatore che a me non scalda, soprattutto per i giocatori che è in rosa l'Atalanta, non credo che aggiunga tantissimo, ma può variare con le caratteristiche di Raspadori, e sono convinto poi che sotto Palladino anche lui magari lo ritroveremo veramente a ottimi livelli. Però ribadisco ancora una volta, i miei complimenti vanno alla squadra ma soprattutto stasera di Gilardino, perché queste squadre, ribadisco, comunque danno filo da torcere a tutte, e così il campionato è bello anche sotto per la zona salvezza, e quindi complimenti li faccio anche al Verona, che comunque in una partita dove il Bologna ha fatto 3 gol, uno più bello dell'altro, 3 gol, è stata una partita molto bella, Verona-Bologna, per chi l'ha vista è stata una partita molto molto interessante, e la possiamo sintetizzare anche con la qualità dei gol. Ci sono stati gol di qualità in Verona-Bologna, attenzione, da entrambe le parti, ovviamente innescate, soprattutto quella del Verona, secondo me da una fase difensiva un po' annebbiata, diciamo così, da parte del Bologna, che due ripartenze su palla inattiva a favore, una punizione, via, Bernede, campo aperto, che poi tra l'altro è stato bravo proprio lui, Bernede, lì in quelle circostanze, perché stavano rinculando molto bene i giocatori del Bologna, ma lui no, ha condotto bene, ha messo in porta Orban. E succede un po' la stessa cosa su un calcio d'angolo, si fanno trovare ancora una volta impreparati, e il Verona trova il 3-2. Ribadisco, il Verona, cioè, vista anche la rovesciata di chi era, di Sarr, sulla giocata di Gagliardini, che ha fatto una roba là incredibile, però nel finale che la poteva anche pareggiare il Verona, ha avuto un'occasione clamorosa. Cioè, perciò io
oggi, stasera, veramente ammissione su queste squadre che comunque assolutamente stanno facendo il loro campionato. E tu dici, sono le ultime? Sì, sono le ultime. Se queste sono le ultime due squadre del nostro campionato, beh, ben venga. Ecco, questo voglio dirlo, perché stiamo sempre giustamente anche a criticare, ma quando vedo ribadisco, queste squadre nella zona bassa della classifica che comunque non mollano anche quando le partite sono difficili, e contro questo Bologna di nuovo di livello era difficile per il Verona, tant'è che ehm, il gol d'Orsolini, vabbè, mi ha ricordato un po' Robben. Non so se ci può stare il paragone, perché io mi ricordo Robben che se la sposta, e poi quello di Robben è un tiro ancora più a giro, mentre quello di Orsolini ha fatto partire anche una castagna, ma proprio bello, bello, bello. Per Italiano ho sentito l'intervista, il più bello è stato quello di Odegaard, perché lui da allenatore valuta il collettivo, e lì c'è stata la bella giocata di Miranda, il lavoro di Dominguez e l'accompagnamento con l'esecuzione, anche quella di qualità, di Odegaard. Però anche il gol di Castro, ragazzi, anche quello, no? L'aggressione, bravo Pobega a vincere quel duello, e Castro da attaccante, ragazzi miei, una stecca clamorosa per coordinazione. No, no, ma mi sono divertito tanto ieri sera. Scusate se ne parlo soltanto stasera, giuro che dovevo farlo ieri, poi mi è passato di mente parlando del mio, una cosa pazzesca, scusatemi davvero. Io mangio e mi scordo, lo ribadirò all'infinito. Ed è importante Castro, forse lo sta ruotando un po' di meno, ecco, le ultime due, entrambe mi sembra che sia col Como e sia appunto col Verona, sempre perché è importante, cioè l'attaccante è importante, per quanto io possa condividere anche le scelte di Italiano che cambia, mischia, mescola, ho utilizzato un po' il verbo che preferite, però c'è bisogno anche di una certa stabilità, di certi punti fermi, e questo Castro che ritorna a questo livello è tanta roba. Poi certo, anche Orsolini, anche lui assolutamente, ma a me Castro piace veramente, veramente, veramente tanto. Ribadisco, un Bologna che è ritornato su buoni livelli, c'è da stare attento, perché ribadisco, il Verona alla fine poteva anche pareggiare, credo non avrebbe neanche poi rubacchiato nulla, per cui bisogna stare attenti. Però adesso, rispetto all'ultimo mese, un Bologna che nelle ultime due gare è tornato a quello che sono a quelli che sono i suoi livelli. Va bene, mi ero segnato, vediamo se c'è qualche argomento che non ho trattato, perché qualcosa me l'ero segnata da recuperare. Lucumi dietro, a proposito di difesa, questo me l'ero segnato perché Lucumi non c'era, e un po' dietro si sente la mancanza, anche se Lucumi stesso pure lui ultimamente era un po' però deve rientrare sostanzialmente. Ragazzi, io so cotto e me ne vado a Nannina. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di quello che ho detto, di questi commenti, e vi aspetto sotto nei commenti. Va bene? Un grande abbraccio da Neschio. Buonanotte, signori.